Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovo video. Abbiamo deciso di registrare questo video nel nostro studio casalingo. Avremmo dovuto registrarlo in pista, ma il fatto che siano arrivate tante persone nuove in pista per provare e poi anche un po' la confusione non ci ha permesso di registrare questo video, che in realtà sarebbe l'anteprima di quello che in parte avete visto nelle stories l'altra volta quando avete voluto votare la macchina che appunto girava in pista, e poi abbiamo scoperto che era appunto questa la GLR GT. Quindi l'intento era quello di creare un video dal box alla pista, ma per quello che vi ho appena detto non è stato possibile. Oggi volevamo presentarvi la macchina che avete visto in parte girare, poi in sovraimpressione vedrete ancora appunto alcuni dei giri in pista di quest'auto, nella categoria Stock Lipo. E abbiamo deciso di presentarvi la GLR GT anche in questa categoria, perché riteniamo che sia una macchina molto performante, quindi non soltanto in categorie magari come la Super Stock, modificate, Pro Stock, eccetera, ma anche in questa categoria. Ma soprattutto la cosa che ci ha colpito è che è una macchina che col setup praticamente di scatola in questa categoria è più che performante, quindi questo l'avete potuto notare. Purtroppo nel video non siamo riusciti ad avere la guida che di solito ci proponiamo di avere. Perché? Perché è stata una settimana, quella scorsa, abbastanza fredda, e il riscaldamento, partendo poi in ritardo durante le ore che noi usiamo la palestra, non è riuscito a scaldare in maniera positiva, quindi propositiva, l'ambiente. Di conseguenza la pista non aveva un grandissimo grip, quindi ogni tanto tendeva un pochino a scivolare. Quindi, non potendo lavorare sul setup volutamente, perché volevamo appunto vedere come questa macchina si comportasse di scatola in pista, abbiamo dovuto un po' adattarci a quello che era la condizione della pista stessa. Di conseguenza oggi velocemente vi spieghiamo in questo setup, che è molto veloce. Abbiamo utilizzato, in poche parole, in questa GLR GT, a parte il telaio in ottone, quindi come upgrade, e un servo della AGF, il V2, in realtà l'ESC è un ESC di scatola, quindi un GL, e motore 2005 marca V2. Abbiamo un differenziale della PN Racing, in questo caso il modello dell'RTA, quindi RTRC. Abbiamo cambiato solo i fuselli, ma poi magari potete notare, magari se facciamo un inquadramento appunto più da vicino, che sono comunque camber zero, quindi esattamente come quelli di plastica. È una macchina con tutte le molle di tutte le molle appunto di stock, quindi di scatola. È stata montata così come come viene definito sul manuale di istruzioni. L'unica cosa che sono state spostati i rasamenti, 2 sotto e 2 sopra i fuselli, questo per avere un'altezza perfettamente pari, andando a tornire poi la gomma davanti. Le gomme davanti sono su un offset 2 e abbiamo una V530 marca cianata, sempre sulla spalletta, come ormai sapete che noi appunto utilizziamo. Dietro offset 3 con un V1 RR10 come marca. Quindi questa è stata un po' l'impostazione che è stata data appunto alla macchina. I grassi che sono stati utilizzati all'interno degli ammortizzatori, sia frontali, centrale e posteriori, è stato appunto il 15K della Kyosho. Quindi questo è stato il nostro setup di intervento. La molla del salvaservo è quella gialla. Tutto il resto, diciamo che appunto abbiamo il transponder, sempre EasyLap, e la ricevente per la Samba, quindi compatibile con le radio trasmittenti Samba. Quindi adesso poi vedete in sovraimpressione, avrete modo di vedere come si è comportato in pista. Ecco, secondo noi, magari scrivetelo nei commenti, secondo noi potrebbe essere una macchina da acquistare come anche un punto di partenza per iniziare in questo mondo, oltre alla GLR, quindi avere anche la GLR GT come kit entry level nella categoria Stock Lipo. Magari appunto scrivetelo nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, che per noi sicuramente è molto molto importante. A voi non costa nulla, è semplicemente un click, per noi invece è molto importante. Quindi speriamo che questo piccolo video possa essere stato sicuramente interessante, e detto questo ci vediamo al prossimo. Ciao!